Fulvia, sì, abbiamo iniziato. Basta Ciao. un pochettino. Ciao Elena. Hai inserito i punti. 5, 4, 3, 2, 1. Sì, mi è parsa come se fosse una... potrei dire... Sì, strega, una strega, sai ecco, tipo la matrigna di Biancaneve, con quel vestito, con quel Mhm. mantello, col collo, con le punte, ecco, Mhm. una cosa così. Chi è? È Fulvia? Aspetta, Ah, chiedo per un Sì, amico. sì, sì, sto guardando. Allora, in realtà, no, in realtà potrei dire che è la rappresentazione, cioè, sì, la rappresentazione dell'energia delle sue interferenze, ok? E questo è diciamo, il senso di tutto quello che le sue interferenze fanno su di lei, perché poi lei mi è apparsa inginocchiata, prostrata davanti a questa strega. Quindi adesso Fulvia proprio è inginocchiata e prostrata con la testa in giù, proprio Mhm. prostrata anche con le braccia davanti, davanti appunto ai piedi di questa strega. Ok. Allora, o resta prostrata ai piedi della strega o ci dà l'autorizzazione, o una o l'altra cosa, che sono in netta contrapposizione una con l'altra. Se resta prostrata abbiamo finito. No, no, si sta alzando, si allontana un po', Mhm. ma è in piedi adesso. Chi sta guardando? Te o la strega? La strega. Quindi non abbiamo l'autorizzazione, quindi ce ne andiamo. Allora, dice che lei da sola non riesce perché ha paura. E la sola a far cosa? A girarsi di spalle alla strega. Ha paura di cosa? Ha paura della strega. Ma se la guarda non è peggio? Almeno se si gira non la vede. No, mi dice che se la guarda ce l'ha sott'occhio e invece se si gira gli può fare delle cose come se la tenesse sott'occhio se la guarda. Quindi siamo bloccati. Cosa facciamo? Facile Dice l'ad se, eternum, facile il Vic, niente, dice, questa volta non c'è niente. Che fa? dice se ti diamo, se può prendere la mia mano, così con la mia mano si può girare. Si No, sente. lo fa da sola. Ecco, ha trovato il modo. Visto che È, c'è sempre il modo. sì, è andata dietro, è andata lei dietro alla strega. Ok, e quindi che fa? Cosa fa? Niente, la strega è di spalle dietro di lei, quindi sta ferma lì e lei è andata dietro, così non la guarda più. E ci dà un'autorizzazione o no? Sì, sì. Ok, adesso lei va dentro la strega. Sì, gli è venuto quasi più facile entrare che guardarla da davanti. Com'è dentro?
Ci sono organi, sangue, ossa. No. Dice, è come se fosse un involucro di cartone, di cartapesta, quelli che si usano per fare le sfilate in maschera. Vuota? Cava? Sì, è vuota dentro. Non c'è niente dentro? È vuoto? Vuoto, vuoto? Lei dice di sì. Come se fosse la sua percezione. Allora, non si sente ancora un po' agitata perché dice, questa è vuota, ma è come se nascondesse da qualche parte qualcos'altro. Chi? Dice come se lei vedesse quello che mi dice, mi fa vedere. È come se dietro l'angolo ci fossero tanti piccoli elfi verdi piccolini con una luce strana. Mhm. E sono quelli che vanno gli scherzi con la strega. Dice Elfi? Quanti sono gli elfi? 5. Quindi c'è una strega e 5 elfi. Poi chi Mhm. c'è? Allora mi viene uno sparviero. Mhm. Poi c'è un falconiforme, un grigio e 3 DL. Ci sono entità mentali? Sì, ce n'è una di livello 5 e una di livello 4. 5. Allora, 5 è quella proprio, direi che è quella proprio che le crea la paura. Di Mhm. tutto, nel senso, quando lei ha una paura, anche se fosse una paura nuova, le viene creata dall'entità mentale di livello 5. Le viene posto lì proprio lo spauracchio dall'entità mentale di livello 5. E quella di livello 4 ehm, fa sì che Fulvia eh, si atteggia al mondo e alle altre persone sempre quasi come se fosse dietro a un bancone, nel senso che quasi come se lei si portasse dietro un semicerchio, ok, che divide lei dalle altre persone, quasi ehm, come se lei si dovesse proteggere. Dietro al bancone riesce a avere una relazione, una comunicazione. Senza quello lei si ferma e si congela. Il bancone. Sì, Come il senza bancone il del bancone. bar, Sì, che è un po' più rialzato e sei protetto. esatto. Sei tipo una reception anche, no? Una cosa così. Mhm. Ok, vibrazione di Fulvio. 5,5 miliardi. Consapevolezza. 116. PS. 43. Vite precedenti. 3215. Cervello. 8,8. Ok, valore un po' scarsini.
Mm. un po' tutto, Mhm. soprattutto la vibrazione, se vogliamo. In più Fulvio appartiene a un nucleo familiare dove già altre 3 persone hanno fatto una sessione, quindi dovrebbe girare una certa consapevolezza, tanti discorsi, tanti confronti. Una famiglia fortunata, no? Dove si Sì, sì. condividono degli argomenti del genere. Mm. Sì, io vedo. Sì. Vedo tanto la libertà, cioè non c'è nessun problema e nessun limite a parlare di qualsiasi tipo di argomento, ma è quasi come se le sue interferenze facessero sì, la limitassero, facendole vedere solo fino a un certo punto le cose, no? Quasi come se eh, ci fosse una negazione di tutta una parte più profonda, proprio perché se no, se lei vedesse anche quella parte lì, evolverebbe molto velocemente e liberamente. Perché diciamo che la sua tendenza è essere positiva e vivere la vita, ecco, vedo questa cosa qua, ma proprio è come se le venisse offuscato e negato di vedere tutto ciò che è di consapevolezza in maniera profonda. Le vengono mostrati, diciamo, le cose, le nozioni anche in generale, no? Le fa vedere le cose in generale e poi nel profondo le viene quasi cancellato. Cioè, anche se gliene parlano, è quasi come se alcune informazioni le venissero tolte per far sì che lei non vada più nel profondo, ecco. Ci sono degli impianti? Sì, c'è tipo una raggiera, ecco, che è un impianto mentale orizzontale a forma di raggiera proprio in mezzo alla testa, che Mhm. riguarda 360 gradi di tutto, quindi ehm, gli viene modificato tutto in tutti i sensi a livello mentale di pensieri. Poi Mhm. c'è un impianto qua sull'avambraccio destro che è quasi come se fosse un recettore, ehm, quasi come se la usassero, potrei fare la similitudine di una messa a terra, no? Ehm, ehm, quasi come se le informazioni gli dovessero solo passare e non fermarsi, no? Un collegamento di un circolo di informazioni e di vibrazioni. Eterico o mentale? No, qua è eterico. Eterico. Poi, poi dietro le cosce, proprio qua dietro, tipo due reti rettangolari e ce l'ha simile anche più o meno a livello dorsale, ok, sia a destra che a sinistra, proprio ai lati della colonna vertebrale, sempre due rettangoli. Ok, che vedo proprio che quando le fanno le abduction, che le fanno delle abduction, eh, quando lei è sdraiata supina sul tavolo di lavoro, è come se queste reti delle cosce e della schiena la collegassero direttamente a questo piano dove lei è sdraiata. E da lì fanno tutto il lavoro che devono fare. Come si chiama il progetto che Fulvia si è concessa? Satellite umano. Perché? Perché viene quasi utilizzata, lei come altre persone, ma questo progetto viene utilizzata come ehm, mm, mm, proprio come se fosse un satellite tra le altre persone, no? Quindi eh, da lei, modificando le sue vibrazioni, modulandole in base a quello che loro vogliono ottenere, ottengono anche informazioni rispetto agli altri.
intorno. Quindi a seconda della modulazione delle vibrazioni sue, quindi che fanno sì che lei sia in un certo umore o faccia certe azioni, riescono a captare e a codificare e duplicare le vibrazioni di quelli intorno a lei. Chi È per come se, esempio? è Mm. come se facessero una media dei dati che poi raccolgono e cercano di fare, di duplicare questa cosa, di clonare questa vibrazione informazione tenendo una media. Chi Mm. è il responsabile? Zeus, l'ultimo. Sì, 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 Zeus. Va bene, chiamiamo tutti quelli che lei ha chiesto nel cinema. Si presentano tutti, non si presenta nessuno, c'è qualcuno in particolare che non si presenta o che fa qualcosa specifico? No, allora vedo la sua famiglia d'origine, che sono piuttosto verso il fondo, Mhm. e invece le sue figlie con tutti i familiari sono nelle prime due file. Va bene, causa esoterica di tutti i problemi ai piedi. Allora, direi in diretta, nel senso che non ci sono impianti o non mandano impulsi o cose particolari mentre lei si muove, ma è come se eh, la- il disequilibrio che le creano lavorando sulle sue vibrazioni, sul suo modulare l'umore e le emozioni, ok, fa sì che lei quando si approccia fisicamente al mondo, ok, è quasi come se dovesse tentare di stare sempre in equilibrio. Perché la sua sensazione è quasi come se tutte le volte che lei si muove nel mondo rischia di cadere o da una parte o dall'altra o dietro o davanti. Ok? Quindi si muove proprio, vedo in eterico, Cautela. sì, quasi come se tutte le volte dovesse cercare l'equilibrio. E questo crea questa disfunzione ai piedi. Ok, presbiopia. È l'impianto mentale che le altera proprio la realtà. E Non quindi deve come... vedere. Esatto. Mm. Miato mentale legato alla 5 o alla 4? Tutte e due, io direi tutte e due. No, tutte e due, quell'impianto lì lo utilizzano tutte e due. Mm, mm. Va bene. Chiamiamo la PS e la PE di Fulvia e chiediamo loro di presentarsi col suo nome, col loro nome. Allora, la PS si chiama sfera luminosa Mhm. E la e la PE? PE dice fulmine di luce. Manca solo la barda spaziale. Mm. Ok, come comunicare meglio e più direttamente con entrambi? Si chiede Fulvia. Vabbè, una cosa abbastanza logica, un po' banale, cioè la PS dice seguendo il cuore non la mente, e questo penso che anche Fulvia lo sappia, ma la PS mi fa vedere come se lei mandasse un impulso che può sembrare tipo un calore. Ok, mi fa proprio vedere che dalla pancia tipo manda un impulso che è tipo un calore che sale qua e se Fulvia chiude gli occhi quasi lo vede viola, ok? E quando manda questo impulso le manda anche delle frasi, dice. Mm. Quali frasi? Tipo
è il momento in cui adesso devi rilassarti e lasciare andare i pensieri, oppure vai fuori a prendere un po' d'aria così alzi le vibrazioni. Questi sono tipo dei messaggi, oppure ehm, anche cose più specifiche mi fa vedere, tipo eh, fatti una doccia calda che al tuo corpo serve il caldo, Mhm, oppure dice prendi i cristalli, quei cristalli che hai e mettili mhm. tra le mani, cose molto specifiche mi fa vedere. Quali cristalli? Allora, vedo un cristallo nero. Tu scusami, fammi sì o no con la testa Fulvia. Hai dei cristalli? Sì? Ah, ok. Vedo un cristallo nero levigato, mi sembra nero. Poi c'è una pietra Sì, ne nera, ho uno. scusa. Mhm, Mm. Poi c'è un cristallo, penso sia di rocca. mhm. Poi vedo una pietra verde. Poi ce ne sono altre, tipo ce ne sono altre 3 o 4, ma lei dice che deve usare queste 3. Per comunicare con la PS. Ci sono anche dei mezzi molto più semplici, eh? No, allora diciamo che è un allenamento che la PS vuol far fare a Fulvia per imparare a sentirla, perché dice se io le mando un messaggio dall'interno fisico con una certa frase, lei e fa quella cosa, lei impara a mettersi concretamente in contatto con me, quindi poi sarà sempre più facile e naturale comunicare, ha detto. Mhm. Va bene. Causa esoterica di due sogni, analizziamoli. Il primo non le è mai successo, ma sogna di smarrire, che tra l'altro è molto simbolica come cosa, la borsa con dentro i documenti e le chiavi di casa, magari anche della macchina. Allora, è come se vedessi che lei non si sente in un posto che non è il suo, tanto da, ecco, quello che mi viene è come se la PS le facesse accorgere di non essere in casa, di non essere un posto dove lei può accedere alle sue cose, come se fosse stata messa in un posto lontano dalle sue cose, quando lei lo vede. Eh, allora, È in stavo abduction, dici? guardando. Sì, ho una zanzara che mi rompe, scusa. Ehm, allora, non è proprio l'abduction, nel senso è quasi come se la PS avesse provato più volte a svegliarla durante l'abduction e non è riuscita, ma alla fine eh, riesce a portarla a vedere dove era, cioè lontano, proprio tipo rapita lontano dalle sue cose. Ok? Ok. Basta questo? Sì, è questa cosa qua. Secondo sogno, non trovare i luoghi in cui si sta dirigendo. Questa invece è proprio la PS invece che vuole far vedere che c'è una forza che va oltre la sua volontà, no? Diciamo la sua volontà conscia, che fa sì che lei vada in una direzione invece che andare nella direzione dove lei vuole andare e da lei conosciuta. Quindi Mm, questo è... Allora, diciamo che la PS ha trovato in parte il meccanismo dei sogni per far svegliare un po' di più Fulvia. mm. Ok? In effetti Fulvia ha notato questi sogni e se li ricorda. Ok? Quindi c'è la PS che sta cercando di utilizzare questo strumento per mandare dei messaggi a Fulvia.
E il messaggio è: guarda che qualcuno dall'esterno, quindi si riferisce alle interferenze, ti stanno Mhm. guidando la vita in una direzione opposta a quella dove tu vuoi andare, a quella che tu conosci. Ok. Capacità medianiche di Fulvio. Allora, allora, arriverebbe alla telecinesi se non avesse appunto questa cosa che le interferenze la limitano nel vedere nel profondo della consapevolezza e dell'evoluzione, quindi la tengono in superficie. Ok, ma lei Mhm. arriverebbe alla telecinesi. Vedo proprio che gradualmente, anche in poco tempo, 2 o 3 anni, potrebbe passare da vedere le vibrazioni, il campo magnetico e il campo energetico, ok, prima sentire il suo e poi vedere esternamente, poi Mhm. arriva la lettura del pensiero e poi arriva la telecinesi. La step finale a quanto starebbe come cervello? 26. E come adoperarsi per arrivare a questo risultato? Fondamentale è da oggi in poi ehm, accorgersi sempre più spesso, stare molto attenta ai ricordi e direi proprio i pensieri ansiogeni e negativi. Ok, perché la bombarderanno, vedo, cercheranno di bombardarla con questi pensieri ansiogeni e negativi, ok? Quindi prestare attenzione e mandarli proprio via. Quindi magari fare ad eternum e proprio con le mani fare il gesto via, di mandarli via. Ok, quindi cercare il più possibile di stare centrata, ok, Mhm. e poi fare delle attività di allenamento per tenere le vibrazioni alte. Quindi una cosa, una passione che lei ha potrebbe Mhm. essere, boh, mi viene in mente, non so se dipinge, ma l'ho vista con dei colori che creano delle immagini o delle cose. E poi fare all'aperto, dei movimenti all'aperto o andare in montagna, non so se è una sua passione, ma io l'ho vista come se cammina in montagna con un suo ritmo e quindi lì si può allenare a tenere le vibrazioni alte oppure nei boschi, anche o vicino all'acqua. Ok, numeri doppi. Allora, tu prima hai accennato, no, che spesso i nostri clienti vedono i numeri doppi. È quasi Mhm. come se le loro PS prendessero come spunto il fatto che noi lo diciamo, che molti dei nostri clienti lo chiedono come punto, no? Quindi quasi ehm, come spunto per la persona che arriva da noi, Mhm. ok? Per avvicinarsi più velocemente a questo strumento, cioè alle sessioni con noi. Ma quindi i numeri doppi non sono i numeri degli angeli? Ma no. Oh. Non vogliono dire, non sono quei numeri che significano, e ci sono libri che parlano del 1414 che Mm, significa... io li ho letti quei libri lì. mhm, Praticamente sono scritti da dei geni dell'aria fritta, perché dicono mm. niente, è tutto sempre le stesse cose. Certo. Oh, il tuo obiettivo sta arrivando dall'angelo, lo Oddio. conseguirai. Poi un altro numero doppio è l'angelo ha deciso di mandarti un aiuto per il tuo obiettivo, che è la stessa roba. Appunto. Ma invece 1111 significa, ecco, questo è il numero magico degli angeli che decidono oggi, mandandoti questa, di aiutarti nei tuoi obiettivi di vita, è la stessa roba. Sì, appunto. E loro Oddio. ti dico, no, non è la stessa roba, perché qua è l'angelo che ha deciso, non è il fatto che ha deciso di... è la stessa roba. Appunto. Quando fai vedere queste cose a chi è invasato di angeli e gli dice la stessa roba, la stessa favola che ripeto sempre, no? Del bambino che dice il re è nudo.
Basta dire che Mhm. il re è nudo, cioè l'ovvietà delle ovvietà che tutti sanno ma nessuno vuole dire, che tutti, è complottista, complottista. Mhm. Ok, siamo complottisti. Numeri doppi, Va bene. dov'è se c'è la fiamma di Fulvia? Squillino le trombe, fiato alle trombe. Lei si chiede passivamente se esiste la vuole, se non esiste spallucce. No, allora ci sono quelle grezze e poi c'è come un'ombra potenziale, non so come spiegare, come se ci fosse questa nuvola di grezze, ecco, posso spiegarlo così. C'è la nuvola con le grezze, ok, che gira solo su alcune aree territoriali, ecco, quindi ehm, mh, da terra, no, cioè sulla terra si vede l'ombra più scura perché di lì passa la nuvola con le grezze. Mm. Non so se... Quindi non ho capito, non c'è o Non c'è? c'è, non c'è, ci sono solo quelle grezze che però è come se avessero già un'idea, è come se per Fulvia l'idea di un posto dove c'è alcune caratteristiche fanno sì che queste fiamme grezze abbiano già scelto alcuni luoghi, ecco. Ok, io credo che ci possa essere, e se non c'è lo inventiamo e lo creiamo oggi, Mhm. un posto che si chiama la Palestra delle Fiamme, Mm, un interessante. posto dove vanno le PS e si allenano. Mhm, Ci vuole un fisico bestiale, no? Ci fa una canzone. mhm. Quell'altra canzone, come diceva, my body, your body, body, move your body. No. Comunque è un Sì. inno al fisico negli anni 70, questa Mhm. nuova moda di allenare il corpo. Bene, qui alleniamo la creazione della fiamma. Vuole andare lì, Fulvia? Perché lì ci sono già dei nostri clienti che vogliono la fiamma e la stanno Assolutamente. creando. Sì. E Quindi, alcuni so che si stanno proprio impegnando. Magari non hanno trovato la quadra, ma si stanno mhm. impegnando. Quindi sono attivi nella cosa. Come lo sono? Andiamo a copiarli. Sì, Andiamo a vedere cosa fanno e magari prendiamo spunto per Fulvia. Fulvia prende spunto per se stessa. Cosa sì, fanno? Il al- migliore di questo posto cosa fa? Il. allora, sì, allora, si focalizza sulle caratteristiche essenziali della fiamma, cioè è come se avesse eliminato delle caratteristiche che proprio non vuole, perché proprio non le vuole nell'altra persona, ok? Quindi nella fiamma, quindi si focalizza sulle caratteristiche essenziali, ok? E poi vedo che è come se sperimentasse, mm, sì, passami questo termine, è come se sperimentasse nella Matrix, ok, e osservasse, diciamo, anche nelle altre persone eh, quali caratteristiche potrebbe avere la fiamma. E quindi è quasi come se così pian piano prende sempre più forma la fiamma, ok? E quindi quando quella persona che ho in mente ancora non l'ha trovata, ok? Però ha ben chiaro in mente che cosa sta cercando, ecco. Non è tanto l'aspetto fisico che quello ci sta, ok? Ma non ha una figura precisa, ha un'idea di caratteristiche. Mhm. Ma cosa fa? Non è che sta fermo, immobile e aspetta, no, che si presenti lì, ma si muove nella matrix tra le persone e questo vedo in eterico che fa sì che sempre di più si avvicini alla fiamma. E questo chi è? Chi è questa persona? Uno che conosci? Uno che conosco e una che conosco. Sono due. Ok.
Quindi hanno fatto in sostanza, hanno preso un foglio e l'hanno diviso in tre colonne. Nella prima colonna, che è quella più importante, le cose che deve avere. Esatto. Nell'ultima, le cose che non deve Sì, assolutamente avere. Quella esatto. in mezzo, indifferente, tipo, non E so, le sta facciamo degli scoprendo, esempi. diciamo, si muove, ecco. Esempi a caso, Sì, perché non conosciamo Fulvia. La colonna in mezzo, indifferente, può essere stato sposato, come può non essere mai stato sposato. L'importante è che adesso, colonna 1 delle cose fondamentali è che non sia sposato, che sia mhm, single. Colonna 1 mhm, fondamentale, non cinivaccato. esatto. Colonna, colonna sì, colonna no, colonna forse, cioè colonna indifferente. Non lo so, capito? Quindi non ci sono proprio caratteri che sia molto alto, indifferente, che sia molto basso, Infatti, indifferente, oppure deve essere molto alto, oppure il fumo, no? Il fumo però esatto. uno può smettere, quindi non deve assolutamente fumare, va bene, Però, quando poi esatto. capisci comunque che la cosa deve essere uno disposto a parte che non è bello dire "Ma smetto di fumare quando qualcuno, quando ne varrà la pena, già secondo me è un po' una situazione un po' del cavolo, però No, può smettere di fumare quando decide lui, però può smettere, nel senso non è una caratteristica definitiva, ecco. No, per esempio, però ok, quanti sono qui nella gym? 2,5 milioni in Ok, Italia, direi. come vedi la gym? Ci sono degli attrezzi? Mm, potrei chiamarli come Dov'è? se fossero dei cataloghi virtuali, nel senso sono come una, una creazione energetica quasi, cioè quasi come se tu inizi a sfogliare, allora non c'è niente, come se iniziassi a sfogliare e si creano, si crea il film delle situazioni che tu magari hai già vissuto, che ti hanno fatto scoprire delle caratteristiche che vuoi della fiamma, oppure delle caratteristiche che non vuoi, Mhm. oppure delle caratteristiche che potrebbero essere indifferenti o che invece vuoi esplorare maggiormente. Ok? Quindi è Mhm. uno scoprire che cosa andare che cosa andare a cercare, no? Su quale via improntare la tua ricerca. Mhm. E quindi poi quasi, per esempio, ho preso questi due che non li conosco, nel senso non sono persone che conosco, ma ehm, li vedo uno di qua e uno di qua, tipo una donna con i capelli corti rossi e un ragazzo con i capelli corti neri, ok? Che hanno trovato una caratteristica che vogliono approfondire e nel momento in cui la vogliono approfondire, quasi come se si è illuminata una via che loro devono seguire per approfondire quella caratteristica. Ok, e Fulvia cosa fa? Allora, la vedo in questo momento la vedo timida, quasi come se lei dovesse togliere un po' della sua insicurezza. Deve togliere un po' della sua insicurezza e del suo non sentirsi, quasi come se pensasse di non meritarselo. Ecco, no? Mm. Quindi è lì sulla porta che quasi vuol dire si disturba, no? Un po' questo atteggiamento qua e che entra in maniera molto silenziosa e quasi da non farsi sentire per andare a cercare i suoi attrezzi personali. Ok, con questo atteggiamento e questo ritmo io non mi Eh, merito nulla. Quando la troverà, se la troverà? Quanti secoli mm, servono? ecco, appunto, non in questa vita. Ok, quindi Così lasciamo no. perdere così. No, secondo Non se me, lo merita. Ah, allora, se lei toglie, diciamo che qua gli è stato mostrato anche i suoi blocchi e le sue caratteristiche. Se lei lavora su questa parte, allora facciamo che
lei lavora su questa, posso vedere allora lo sviluppo di Fulvia senza questi blocchi, ok, che entra nella gym, ecco, Mm? adesso la vedo nella gym molto concentrata sui suoi strumenti, che sfoglia in maniera molto efficace, costruttiva, ok, infatti la vedo anche con un look molto più vitale, energetico, Mhm. ok. Dove ha trovato questa caratteristica su cui vuole lavorare, eh, la passione per i viaggi di cultura mi viene e quindi è come se lei volesse approfondire questa cosa, la vedo. Cioè, e lei ce l'ha molto e è quello che lei vuole vedere nell'altra persona. E quindi ho visto che gli si è illuminata la via. Va bene. È un esempio. Percentuale di possibilità di trovare la fiamma in questa vita. Tolte quelle due caratteristiche. Allora, con le due caratteristiche, il 10%, cioè con i due blocchi 10%, senza i blocchi il 90%. Senza. 90. Bene. Meglio di così. Mm, Non c'è molto più da dire, no? no. Quindi AAA cercasi fiamma, l'abbiamo fatto. Sì, No, no, ma è lei che l'ha chiesto, l'ha scritto sì, così sì. lei. Ah sì? Ah, bello. Sì. Chiamiamo, allora, sono state fatte 3 pulizie di disincarnati nella famiglia Mm, di Fulvia. Proviamo a chiamare suo padre e proviamo a vedere se qualche ritardatario alla quarta chiamata con l'apertura del portale aureo si presenta. Sempre possibile, ma probabilmente non saranno centinaia. no, allora, però mi si è Iniziamo dai presentato... disincarnati. Sì. No, dimmi quello che vuoi. Non si è presentato il padre, ma si è presentato un prozio e si è presentato... Allora, lo vedo quasi come se fosse... ehm, Mm, sai come se appare in controluce, quindi lo vedi completamente illuminato, bianco, come se Mhm. avesse un riflettore che lo vedi tutto bianco. Ecco, ed è un prozio, mi dice. E invece degli altri ce ne sono 26. Ok, il padre è andato. Sì, il padre non c'è, sì, sì, è già andato. Ok. Vogliamo chiedergli comunque di là, nel portale aureo, un messaggio, Mhm. visto che lei ha chiesto, e suo padre è un po' più vicina, no? Allora sì, sono di là, Può arrivare, sono io di là, può sono arrivare un io. messaggio. Sì, sì, messaggio può arrivare. La tua creazione è fantastica ed è la tua creazione perfetta. Questo. Ok. E il marito, ex marito? È di là, sì. Sì, sì, è di là. Più che... Sì, posso tradurlo. Vivi la spirale della vita. Che prima me l'ha fatta vedere come immagine, quindi è una cosa partendo da Fulvio, una spirale che sale. E poi l'ha tradotta in vivi la spirale della vita. Bene. Mm. Invece il prozio cosa vuole dire? Sì, ehm, sono venuto da te perché riconosco che tu sei molto simile a me. Come se lui dice, come se io avessi avuto una folgorazione dalla vita, dall'ultima vita. E Di che tipo? quest- uno scossone, una cosa che l'ha fatto,
gli ha fatto fare il giro di boa. E lui dice: sono stato attirato da te perché, come nipote, adesso, perché quello che vedo è che anche tu puoi fare il giro di boa con uno scossone. So. Vabbè, salutiamo tutti Mhm. quelli che sono entrati nel portale e ce lo chiudiamo. Aiutiamo ormai il 99% Mm, dei parenti di questa famiglia. sì, ok. Qualche osservazione sul cinema? Allora, tutti i suoi nipoti che sono felicissimi, saltano tutti allegri, tutti molto felici, le figlie anche, sono riuscite ancora anche dalla sessione della mamma a prendere delle cose anche per loro, sempre di più. Eh, allora, vedo le sorelle, mi sembra, se non sbaglio, Mhm. ehm, che erano un po' in fondo e una si alza e si avvicina un po' e si siede più o meno a metà, ma tutte e due mh, è quasi come se adesso finalmente si aprissero un po' la loro disponibilità a prendere risorse anche oltre alla Matrix che gli viene proposta. Va Questo è bene. Perico. Fulvia adesso va al suo cluster, continua il suo viaggio e la sua pulizia. Ha preso atto di tante cose. Mhm. Il satellite umano oggi ha fine. Sì. La più importante tra 3215 vite è questa, quella che ha portato Fulvia a scoprire il cartonato di tutto il gioco, non solo Mhm. la strega, Mm. tutto. È lei che si è data questi ostacoli, è lei che se li ha creati per non annoiarsi nella sorgente. Il grande nemico è la noia, Mm. la non apprendimento, Mhm. lo stare a non far niente. Allora, ogni vita è una pergamena, ma chiusa a cerchio, quindi sono dei cerchi di pergamena. E su ogni pergamena sono scritti tutti i contratti di quella vita. Mhm. Apre il portale definitivo. E che fa? E butta tutto dentro. Va bene. Ad Mhm. eternum anche qua. Come li crea se li crea? Sì, allora, sì, lo sta creando. È a forma di ninfea. Anche oggi un fiore. Mhm. Mhm. Lo lascia qui? Sì, Ah, Avatar allora. ok. Come lo vedi? Allora, come potrei descriverlo? Allora, è tutto rattrappito, quindi anche ingoppito, quindi è tutto con la testa così, e le dita sulla tastiera che cerca ancora di scrivere due cose, ma proprio tutto. Via. Via ad eternum e vediamo cosa è rimasto. Se è rimasto qualcosa. Ok, no, non c'è più nulla. Nuova vibrazione. 131 miliardi, Nuova consapevolezza. 157. Yes.
63. Vite precedenti. 2315. Cervello ad oggi. Allora, ad oggi 9, adesso è 9.5. Ok. Messaggio finale a se stessa. Sì, allora, subito quando, dopo che ti ho detto la percentuale di cervello, mi è arrivata un'immagine di, ehm, allora, mi vuole dire, la PS vuole dirle così, eh, vai a prenderti l'autostrada della tua nuova vita. Allora, tradotto, mh, deve superare ogni sua paura, deve togliersi, adesso le paure non ci sono più, quindi sono solo il ricordo. Se lei ha una paura è solo il ricordo che le viene mandato per le paure di prima e le limitazioni che le venivano messe prima. Quindi deve lasciarsi andare anche per quanto riguarda prima, no, che ci ha detto che lei guida solo nei posti che conosce. Mhm. Ok, la PS consiglia vivamente di sperimentare anche fuori, proprio concretamente. La cosa da aggiungere alle altre cose che le ha già detto. Ok? Mhm. Anche questa qua. Mm, questo per far sì che il ricordo delle sue paure venga eliminato. Ok, quindi proprio lanciarsi in tutto ciò che prima la limitava, esplorare proprio oltre, anche proprio nella Matrix e nelle cose concrete. Fantastico, Mhm, benissimo. sì. La casa com'è messa? Beh, no, c'è l'energia, diciamo, degli animali ammazzati, ma non La vedo casa è vicino a disincarnati. un ex Quella macello. zona lì, sì, sì, la zona è così. Un ex macello. Ok. Mm. Va bene, creiamo un portale aureo per gli Mm. animali. Mm. Lì sopra in quella zona, via tutti. Ok. Mhm. Sì. Com'è la casa adesso? Adesso la vedo bianca, bianca, bianca. Mhm, bene, Molto bene, lei la vedi bianca o nera? lei è bianca. Il- Mm. Mhm. La vedo bianca con un mantello di tulle bianco. La Gym Fiamme, come la vedi? C'è tanto movimento, dinamicità, Di tanti più o di meno? colori. Di più, di più. Perché? Perché abbiamo dato uno spunto, un'accelerata, una carica positiva, vedo ehm, mm, proprio come se fossero stati caricati di positività e di creatività, di intento, di focalizzazione, quindi vanno tutti molto più diretti e si muovono di più, proprio verso le direzioni. Anche quelli che prima magari titubavano un po', si muovevano un po', ma un po' così, adesso dopo questa cosa ehm, riescono a focalizzarsi di più e andare più diretti. Quindi vedo proprio più carica, ecco. Sì. Ok. Mhm. Mettiamo un grande ad eternum a forma di ninfea Mhm. qui nella Gym Fiamme, su gentile concessione di Fulvia. Sì? Sì, sì. Ok. Mhm. E allora abbiamo finito.